Benvenuti amici dell'uncinetto anche oggi sul mio canale. Vi ricordo che per i materiali per la borsa del tutorial li trovate in descrizione sia nel box informazioni che nel primo commento e a disposizione avete anche un codice sconto di 5 euro. Passiamo adesso al tutorial. Per il tutorial di oggi vado ad usare il cordino da 2 mm e un uncinetto numero 4. Dobbiamo mettere su 45 maglie basse che sono un multiplo di 4 più 1, quindi se usate un altro filato tenete presente che deve essere 4 più 4 più 4 più 1 finale. E come ci agganciamo? Dopo aver fatto un nodino, vedete, passiamo il filo da dietro l'uncinetto, lo ripassiamo sul manico e una maglia bassa. Questo filo poi andiamo a nasconderlo dopo. Di nuovo attraversiamo, vedete, il filo al manico dietro al nostro uncinetto e poi sul davanti e chiudiamo a maglia bassa. E dobbiamo ovviamente arrivare ad un totale di completate le nostre 45 maglie basse, questo sarà il risultato. Adesso iniziamo la lavorazione della prima riga. 3 catenelle che saranno la prima maglia alta, filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto, vedete, prendendo entrambe le asoline e lavoriamo 2 maglie alte. Quindi dobbiamo iniziare con un totale di 3 maglie alte. Adesso saltiamo una maglia di base, entriamo in quella dopo, prendiamo sempre entrambe le asole e lavoriamo una maglia bassa. Adesso saltiamo un punto, entriamo in quello dopo e in quello dopo lavoreremo 5 maglie alte ma in coste, cioè andiamo a prendere, vedete, solo la solina esterna e questo passaggio è importante. E qui lavoriamo 5 maglie alte. Lavorate, vedete, completiamo le 5 maglie alte, saltiamo sempre una maglia di base e in quella dopo, prendendo 2 asoline, lavoriamo una maglia bassa. Adesso saltiamo una maglia e in quella dopo di nuovo lavoriamo in coste, quindi prendendo sempre l'asolina esterna, guardate, 5 maglie alte. Quindi le 5 maglie alte verranno sempre lavorate in coste, cioè prendendo sempre solo una sola solina esterna. Questo ci permetterà poi di avere l'effetto che voi vedete della borsa. Quindi di nuovo fate attenzione a guardare bene qual è la maglia da saltare e poi chiudiamo sempre sulla maglia successiva dopo aver saltato quella dopo una maglia bassa. E quindi alterneremo sempre 5 maglie alte, saltiamo un punto, una maglia bassa, poi di nuovo saltiamo un punto e di nuovo 5 maglie alte, lavorate sempre in coste. Ricordate che solo le maglie alte le 5 maglie alte verranno lavorate in costa. E quindi andiamo a ripetere per tutta la riga.
A fine riga, se abbiamo lavorato correttamente, avremo gli ultimi 2 punti, vedete? Quindi abbiamo lavorato le 5 maglie alte, saltiamo un punto e nell'ultimo, prendendo entrambe le asoline, lavoreremo 3 maglie alte, perché noi abbiamo iniziato con 3 maglie alte e chiudiamo la riga con 3 maglie alte. Quindi abbiamo terminato, vedete, questa prima riga. Ovviamente poi questo filo lo andiamo a nascondere all'interno del lavoro dopo, in seguito. Adesso iniziamo con le 2 righe che andremo sempre a ripetere. Una catenella, giriamo il nostro lavoro. Questo, vedete, è l'effetto che avranno le nostre conchiglie. Ovviamente adesso è più pieno, poi ovviamente man mano che noi lavoriamo la lavorazione si allarga e quindi prenderanno più spazio tra loro. Quindi una catenella. Adesso guardate, abbiamo lavorato una catenella nel primo punto che abbiamo girato il nostro lavoro e adesso al centro, vedete, della maglia bassa tra gli archetti lavoriamo 5 maglie alte sempre in coste, quindi ricordate, le 5 maglie alte andranno lavorate sempre in coste. Ora, sulla terza maglia alta delle 5, quindi quella centrale, lavoriamo una maglia bassa prendendo entrambe le asole, quindi una maglia bassa classica. Adesso guardate, al centro dove abbiamo la maglia bassa entriamo sempre in coste, quindi asolina esterna, e lavoriamo le 5 maglie alte. Quindi la lavorazione sarà sempre la stessa per tutta la riga. 5 maglie alte sulla maglia bassa tra i 2 archetti, sempre in coste. E poi lavoriamo la maglia bassa sulla terza maglia alta, quindi la maglia alta centrale, prendendo entrambe, vedete, le asoline. E questo sarà l'effetto, vedete, che risulterà ovviamente man mano che andiamo a lavorare. E di nuovo ripetiamo le 5 maglie alte in costa, sulla maglia bassa e così via, ovviamente per tutta la riga. Completata la nostra riga, vedete, abbiamo lavorato le 5 maglie alte giusto al centro. Adesso sull'ultima maglia alta lavoriamo una maglia bassa, quindi noi di là abbiamo ovviamente girato con una catenella. Adesso inizieremo questa riga con la maglia bassa, ovviamente, e terminiamo con una maglia bassa. Adesso seconda riga che andrà sempre ripetuta. 3 catenelle, giriamo il lavoro e nello stesso punto lavoriamo 2 maglie alte. Quindi iniziamo questa riga con 3 maglie alte. E di nuovo sulla terza maglia alta chiudiamo con una maglia bassa prendendo entrambe le asole. Come potete vedere, 1, 2, questa è la terza riga, ma noi ripeteremo la prima e la seconda. Io sullo schermo ve l'ho scritto, così per i principianti potete andare indietro e ripetere le righe di sequenza. Adesso filo sull'uncinetto, al centro, vedete, della maglia bassa centrale, sempre in coste, lavoriamo le 5 maglie alte. Sulla terza maglia alta una maglia bassa
classica, quindi lavorando sempre con 2 asole, e di nuovo al centro dove abbiamo, vedete, la maglia bassa, in coste, quindi prendendo solo la solina esterna, lavoriamo le 5 maglie alte, 3, 4 e 5 maglie alte, e di nuovo 1, 2 e 3, e lavoriamo la maglia bassa sulla terza maglia alta della conchiglia, e facciamo così tutta la riga. A fine riga abbiamo completato, vedete, le 5 maglie alte nella maglia bassa, abbiamo la conchiglia, vedete, e sulla terza lavoriamo una maglia bassa, e nell'ultimo punto, vedete, della maglia bassa, quindi sull'ultima maglia bassa, lavoriamo le nostre 3 maglie alte, perché noi abbiamo iniziato con 3 maglie alte e terminiamo con 3 maglie alte. Ed ecco, guardate com'è bello l'effetto man mano che andiamo a lavorare. Quindi man mano, vedete, si allarga la lavorazione. Ora, prima riga, seconda riga, ripetiamo ovviamente la prima riga, una catenella, giriamo il lavoro e nel primo punto lavorate una maglia bassa. Potete anche lasciare solo la catenella, però per praticità vi consiglio di fare anche la maglia bassa. Al centro lavoreremo di ogni maglia bassa le 5 maglie alte in coste, una maglia bassa sulla terza catenella, maglia alta e così via, fino a completare ovviamente tutte le righe. Io adesso vado a proseguire e poi vi dirò ovviamente quante righe in totale ho realizzato. Io ho proseguito per un totale di 20 righe. In centimetri abbiamo 25 centimetri, la parte più larga è 42 centimetri, la parte del manico che è più stretta è 20 centimetri. Adesso guardate, questo è il risultato. Abbiamo il lato interno e il lato esterno dove abbiamo la nocciolina, vedete, più visibile. Ovviamente questo è opzionale, potete fare anche tutto al contrario come vi piace di più, non è una regola. Ovviamente tagliamo il filo e lo andiamo a nascondere. Io lo nascondo in questa maniera qui, ma voi lo potete fare anche con un ago. Quindi vedete, entro nell'ultimo punto, tiro il filo internamente, che poi vado a saldare in seguito con l'accendino, visto che con il cordino si salda bene con l'accendino, quindi vi consiglio di usare sempre l'accendino, facendo attenzione ovviamente a non bruciare anche il resto della lavorazione. Dovete essere molto attenti quando fate questo. Adesso dobbiamo fare un giro tutto intorno, quindi io mi aggancio, guardate, ai lati, carico il mio filo sempre con uncinetto numero 4, una catenella, dove ho, guardate, la maglia alta, io lavoro 2 maglie basse attraverso, vedete? Quindi per ogni maglia alta lavoro 2 maglie basse. Dove ho la riga dove inizio con la maglia bassa, una maglia bassa. Dove ho la maglia alta, vedete, lavoro 2 maglie basse. Dove ho la maglia bassa, una maglia bassa e così via. Quindi 2 maglie basse intorno alla maglia alta e una maglia bassa dove abbiamo la riga, vedete, della lavorazione di una maglia bassa, dove iniziamo praticamente con una maglia bassa. E così vado a lavorare per tutta la riga. Quando arrivo nell'angolo, vedete, lavoro una maglia bassa, vedete, nell'ultima riga corrispondente, e una catenella e una maglia bassa, quindi creo, vedete, un angolino e poi lavoro sulla prima maglia. Ecco, qui abbiamo l'archetto, vedete, guardate bene, lavoro una maglia bassa, ne lavoro un'altra all'interno, quindi una maglia bassa su ogni punto che segue, vedete, quindi su ogni punto che segue lavoro la maglia. E adesso a questo punto salto, guardate, la maglia bassa centrale,
più la prima maglia alta dell'archetto seguente e lavoro poi una maglia bassa sui prossimi 4, quindi 2, 3 e 4, e di nuovo salto la maglia bassa e la prima maglia alta, salto queste due e di nuovo lavoro per i prossimi 4 punti 4 maglie basse. È uguale, di nuovo salto la maglia bassa, la prima maglia alta e di nuovo lavoro nei prossimi 4 punti che sono di maglie alte. E di nuovo saltiamo i 2 punti e lavoriamo sempre le 4 maglie basse e proseguiamo in questa maniera qui, chiaramente per tutta la riga. Arrivate, vedete, nell'angolo, di nuovo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa, e di nuovo adesso sul laterale lavoriamo come abbiamo lavorato l'altro laterale. Attraverso la maglia alta lavoriamo 2 maglie basse, dove abbiamo, vedete, la maglia bassa, una maglia bassa. Di nuovo attraverso la maglia alta 2 maglie basse, e qui dove abbiamo una maglia bassa, la maglia bassa, e così per tutta la riga. Quando arriviamo alla fine tagliamo, vedete, il filo e lo passiamo all'interno dello spazio del manico, che poi andrà ovviamente anche questo nascosto sempre all'interno del nostro lavoro, che come vi ho detto vado a saldare sempre con accendino. A questo punto noi dobbiamo andare a lasciare un po' di spazio prima di lavorare un po' di laterale. Io conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e sul 10° punto basso vado a mettere un marcapunti. Stessa cosa ovviamente anche da quest'altra parte. Quindi vedete, le righe devono essere lineari, guardate, vedete, devono combaciare, quindi andate a controllare che combacino, perché magari se avete messo qualche maglia bassa in più potrebbe non combaciare il numero delle maglie, quindi controllate bene. Fatto questo, ovviamente questo spazio verrà lasciato libero e noi andiamo a lavorare qualche riga per realizzare un po' di laterale. Quindi mi aggancio con una catenella, entro di nuovo nello stesso punto e una maglia bassa. Adesso semplicemente sulla prima maglia bassa mettiamo una maglia bassa per facilitare le principianti. Ora in ogni maglia bassa lavoriamo una maglia bassa. Fino all'angolo. Quando arriviamo all'angolo, vedete, noi abbiamo una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa, lavoriamo una maglia bassa e sulla catenella di nuovo andiamo a lavorare una maglia bassa, una catenella e di nuovo una maglia bassa. Quindi andiamo a creare un po' di aumento nell'angolo e poi semplicemente andiamo a proseguire lavorando una maglia bassa su ogni punto. Quindi seguiremo praticamente la lavorazione sottostante e faremo la stessa cosa anche dall'altra parte, quindi quando arriveremo sull'altra catenella ripeteremo alla stessa maniera. Arrivati, vedete, all'altro marcapunti lo togliamo, lavoriamo una maglia bassa e una catenella e giriamo il nostro lavoro. Ora semplicemente lavoreremo una maglia bassa su ogni maglia bassa. Nell'angolo non andremo più ad aumentare. Quindi una maglia bassa su ogni maglia bassa fino ad arrivare al primo angolo. Quando arriviamo, vedete, nel primo angolo semplicemente lavoriamo la maglia bassa, saltiamo la catenella e lavoriamo la maglia bassa in quello dopo. Quindi sulla catenella noi non lavoriamo, semplicemente la saltiamo. Quindi adesso andate a proseguire saltando ovviamente anche all'altro angolo la catenella fino ad arrivare all'altro marcapunti. Arrivati all'altro marcapunti lavoriamo la maglia bassa
E chiaramente, siccome lavoriamo 2 pannelli, ad un pannello lasceremo un po' di codina per la cucitura, l'altro pannello ovviamente dobbiamo andare a chiudere il filo, insomma ci servirà solo un pannello con un po' di codina. Quindi qui vi faccio vedere come chiudere. Vedete, andiamo a chiudere, tagliamo il filo e invece di chiudere nell'ultimo punto passiamo il filo come vi ho appena fatto vedere. E questa codina ovviamente la nascondiamo all'interno del nostro lavoro. A questo punto, vedete, dobbiamo andare a tagliare la fodera. Quindi prima di andare a cucire le 2 parti insieme, perché noi lavoreremo 2 pannelli identici, andate a tagliare ricordandovi di rimanere aperta, vedete, la stessa parte come faremo per la borsa, vedete, in questa maniera qui. Quindi andate ad appoggiare la sagoma della borsa e ritagliate la fodera. Quindi per chi vuole foderare la borsa deve ricordare di fare in questa maniera qui. Adesso con un ago, dove abbiamo lasciato la codina, andiamo a cucire in questa maniera qui. Allora io sto cucendo praticamente sulla parte del dritto, quindi metto rovescio contro rovescio, vedete, sul davanti ho il diritto e sull'altra parte ho il diritto del lavoro, ma potete lavorare anche al rovescio, fate insomma come preferite ovviamente, per questa cosa qui non c'è una regola. Io entro, vedete, subito nel punto di fronte e adesso a questo punto passo di nuovo all'interno dello stesso punto, vedete, per saldare bene, quindi cerchiamo di chiudere bene. Ovviamente la parte, vedete, laterale la lasciamo aperta e adesso prendo una solina interna con la solina interna dall'altra parte e vado a cucire. Potete cucire ovviamente anche con l'uncinetto come preferite, di nuovo a solina, vedete, interna e a solina interna dall'altro lato e vado a cucire. Questa parte qui potete praticamente poi farla, se voi già avete un metodo vostro di cucitura, tranquillamente potete seguire il vostro metodo, quindi come preferite potete anche cucire sul rovescio e dopo girate la borsa, quindi veramente è opzionale. Io vado a cucire in questa maniera qui, poi dopo se non mi piace vado a capovolgere la borsa tranquillamente, quindi è abbastanza, diciamo, avete varie opzioni per questo tipo di cucitura di laterale, insomma, perché in realtà sono giusto un paio di righe per dare un po' di volume al laterale. Quindi io adesso vado a proseguire in questa maniera qui e completo proprio tutta la borsa. Arriviamo, vedete, negli ultimi 2 punti. Come vedete i punti combaciano perché abbiamo gli stessi punti da un lato e dall'altro. Saldiamo bene questo ultimo punto, vedete io entro più di una volta e poi ovviamente nella parte dove io penso che sia il mio interno vado a saldare con accendino, quindi faccio passare prima il filo, vedete, tutto internamente e poi dopo con l'accendino andiamo a saldare l'estremità, quindi tagliamo il filo e l'ultima parte, vedete, l'estremità la andiamo tranquillamente a saldare, vedete, lasciamo giusto una codina e poi chiudiamo così. Fate molta attenzione, vi raccomando, per questo passaggio. E a questo punto, vedete, la nostra borsa è terminata, quindi la lavorazione sarà sia interna che esterna. E a questo punto, se vi piace, ovviamente andate ad inserire una fodera che darà più stabilità alla borsa. Io vi saluto e vi rimando ad uno dei miei prossimi tutorial. Grazie!